Ciao a tutti amici, bentrovati con un altro video. Perché si dice, come saprete in questi video andiamo a scoprire l'origine di molti famosi modi di dire che tanto magari tanti di voi non conoscono. Tante volte hanno origine dal dialetto o dall'italiano antico. Il primo termine che ho trovato oggi è avere il sangue blu, perché si dice che i nobili hanno il sangue blu. Questo modo di dire deriva dal Medioevo perché, come sicuramente saprete, i nobili non lavoravano, quindi non stavano al sole, avevano la pelle molto chiara, molto delicata e oltretutto sposandosi tra di loro erano molto cagionevoli di salute, contrariamente ai contadini che avevano la pelle scura e spessa. I contadini quando vedevano, ecco, vedete le mie vene per esempio, quando vedevano le vene sottopelle della pelle dei nobili, che era molto sottile e molto delicata, sembravano blu e quindi dicevano che avevano sangue blu. Adesso ovviamente noi sappiamo che hanno sangue rosso come noi, però all'epoca sembravano così, per cui da quello deriva, da un modo di dire contadino dell'epoca. Poi numero due, perché si dice fortunato come i cani in chiesa? Almeno dalle mie parti si dice. Cosa vuol dire? È un modo ironico per dire che si è presi di mira dalla sfortuna. I cani non possono entrare in chiesa, in passato esisteva addirittura lo scaccino che faceva uscire dalla chiesa i cani e i vagabondi. Quindi una persona fortunata come i cani in chiesa è presa di mira dalla sfortuna, diciamo. Poi numero 3, perché si dice salario? Lo stipendio, la paga, perché si chiama salario? Perché all'epoca, anche nell'antica Roma o anche nel Medioevo, il sale era molto molto prezioso e veniva usato anche per pagare gli operai. Venivano pagati proprio in sale, tanto alto era il valore del sale, da cui deriva il nome salario. Numero 4, sgattaiolare. Da dove deriva il termine sgattaiolare? Con riferimento a gatti, entrare e uscire con agilità e sveltezza attraverso la gattaiola, che sarebbe quell'apertura della porta appunto per far passare gli animali domestici, con uso esteso e figurato riferito ad altri animali o persone, entrare e uscire quatto quatto in silenzio con sveltezza, cercando di passare inosservato. Cioè deriva dal termine dai gatti che uscivano dalla gattaiola, appunto sgattaiolavano, cercando di non farsi vedere. Poi, perché si dice è nato con la camicia? Quando una persona è molto fortunata si dice che è nata con la camicia. Questo è un termine curioso che deriva dal fatto che nel Medioevo, come saprete all'epoca erano molto superstiziosi, i bambini che nascevano con la placenta tutta intera, cioè che non si spaccava durante la nascita, diciamo, uscivano dentro la placenta, nascevano con la camicia, appunto. Siccome era un evento rarissimo, venivano considerati fortunati, venivano considerati baciati dalla fortuna. In realtà era solo un caso, non c'entrava niente la fortuna, però da lì deriva questo termine appunto perché era un evento veramente molto raro. Poi, numero 7, il termine nylon, anche se non è italiano, l'ho inserito lo stesso perché è una curiosità interessante. Allora, il nylon è un acronimo, per chi non lo sapesse, l'acronimo è un termine che deriva dalla congiunzione delle iniziali di altre parole. Il nylon fu inventato nel 1935 dal chimico statunitense Wallace Young Carothers, dipendente della DuPont, una delle più importanti compagnie chimiche degli Stati Uniti e del mondo. Dovete sapere che all'epoca c'era una forte rivalità economica e anche sociale, militare, diciamo, c'era una certa antipatia tra l'America e i paesi asiatici, in particolare Cina e Giappone. E c'era questo grossissimo mercato del nylon, della seta, scusate, soprattutto per esempio delle calze di seta che erano molto di moda, se ne vendevano tantissime, erano prodotte dai paesi asiatici. L'America in quel periodo cercava un prodotto per contrastare il mercato della seta e riuscire a rubare questo mercato, diciamo. L'inventore del nylon lo chiamò così perché tradotto il termine significa Now you are loose old Nippon, che significa adesso sei fregato vecchio giapponese. E infatti poi il nylon ha preso il posto della seta, le calze di seta non si usano quasi più. Si usa quasi esclusivamente il nylon perché è molto più economico.
Bene amici, spero che le curiosità di oggi vi siano piaciute. Preparerò altri video del genere perché vedo che mi fate molti commenti, vi piacciono molto, quindi le faccio volentieri. Ci vediamo al prossimo video, a presto, grazie per la visione, ciao.